Ok, analizziamo la cosa. Partiamo da una scena che, è praticamente la quotidianità di tantissime persone. Ci si sveglia, ci si prepara e si fa quella che sembra la colazione perfetta. La classica via di mezzo tra salute e gola, diciamo. Esatto, magari un tè o un caffè macchiato, rigorosamente con un dolcificante a 0 calorie per, sai, non rovinare la linea, e poi ci affianchi un bel cornetto o giusto 2 biscotti. Che sembra una cosa del tutto innocua, insomma. Sembra innocua, ma esplorando a fondo le fonti cliniche più recenti per la nostra chiacchierata di oggi, viene fuori una realtà che è paradossale. Questa esatta routine mattutina potrebbe invecchiare le nostre cellule e devastare il nostro metabolismo molto più velocemente che se mangiassimo zucchero puro a cucchiaiate. È un'immagine forte, ma è esattamente ciò che dicono i dati. L'intera percezione che abbiamo della salute. Di solito quando pensiamo a cosa ci fa male pensiamo al fumo, agli incidenti stradali, a pericoli evidenti. Beh, guarda, è una reazione psicologica del tutto naturale. Il nostro cervello si è evoluto per riconoscere minacce immediate, come un predatore o un'automobile che corre veloce. Ma l'epidemiologia moderna dipinge un quadro completamente diverso. Un'epidemia silenziosa, praticamente. Assolutamente sì. L'alimentazione occidentale moderna, che è stracolma di cibi ultraprocessati e di squilibri enormi nei nutrienti, agisce proprio nel medio e lungo termine. Le malattie cardiovascolari, i tumori legati all'alimentazione e le patologie metaboliche mietano molte più vittime di qualsiasi altro fattore di rischio convenzionale. Quindi il nostro piatto quotidiano è diventato il pericolo numero 1. Il fattore di rischio numero 1. Esatto. E la cosa affascinante qui è che per capire come dovremmo mangiare davvero oggi, dobbiamo prima disimparare decenni di regole sbagliate. Regole che ci hanno letteralmente martellato in testa. Voglio dire, per 70 anni ci hanno mostrato questa diapositiva semplicissima, il conteggio delle calorie. Ci hanno convinto che il corpo fosse una specie di sistema chiuso, energia in entrata meno energia in uscita. Il dogma della termodinamica applicato alla biologia. Sì. Ma mettendo insieme queste ricerche sull'invecchiamento, sul microbioma, insomma su come funzioniamo davvero, questa semplificazione matematica crolla miseramente. 100 kcal di pullo non sono assolutamente la stessa cosa di 100 kcal di pasta. Ma certo che no. L'errore fondamentale è stato trattare il corpo umano come se fosse una stufa. Una stufa? Sì, sei una caldaia dove butti dentro del carbone e lei produce calore, indipendentemente da cosa ci metti. Ma noi non siamo stufe. Siamo dei laboratori chimici e ormonali aperti e incredibilmente complessi. I macronutrienti non ci danno solo energia, ci danno informazioni. Informazioni chimiche. Esattamente. 1 grammo di carboidrati, 1 di proteine e 1 di grassi inviano messaggi totalmente diversi al nostro sistema endocrino. Proteine e grassi, per dire, hanno un impatto quasi invisibile sulla nostra glicemia. I carboidrati, invece, soprattutto se raffinati, no? Soprattutto se raffinati e senza fibre, innescano una cascata biochimica potentissima. E qui entra in scena l'insulina, che storicamente abbiamo sempre associato solo al diabete, ma in realtà da quello che emerge è il direttore d'orchestra di tutto il metabolismo. Se mangiamo carboidrati ad alto indice glicemico, gli zuccheri nel sangue schicciano alle stelle. E l'insulina deve intervenire di corsa per abbassarli, prendendo l'eccesso e mettendolo da parte. Ma c'è un dettaglio cruciale qui. Quello del lucchetto. Esatto, il lucchetto. L'insulina non si limita a stoccare grasso, soprattutto sulla pancia. Finché hai l'insulina alta nel sangue, il tuo corpo è fisicamente, biochimicamente incapace di bruciare le riserve di grasso che ha. Sei boccato in modalità accumulo. L'energia c'è, ma non puoi usarla. Proprio così. E c'è di peggio. Abbassando gli zuccheri in modo così brusco e violento dopo il picco, si crea quella che chiamiamo ipoglicemia reattiva. Che sarebbe il famoso abbiocco post-pranzo. Sì, sonnolenza, letargia. E 1 ora e mezza dopo hai di nuovo una fame da lupi, anche se hai fatto un pasto enorme. È pazzesco, è come misurare l'efficienza di una macchina guardando solo quanta benzina metti nel serbatoio, ignorando totalmente che stai guidando col freno a mano tirato. Analogia perfetta. L'insulina alta è il freno a mano. Però, aspetta, facciamo un po' gli avvocati del diavolo. Ci dicono in continuazione che i carboidrati sono la nostra prima fonte di energia, gli sportivi si riempiono di pasta prima delle gare. Come si concilia questo col fatto che possiamo vivere benissimo senza zuccheri? Non ci sono dei carboidrati essenziali?
La risposta è un secco no. Fisiologicamente non esistono carboidrati essenziali. Zero assoluto. Zero. Noi abbiamo bisogno di aminoacidi essenziali che prendiamo dalle proteine, abbiamo bisogno di acidi grassi essenziali come gli omega 3, altrimenti andiamo incontro a danni cerebrali seri. Ma i carboidrati? Il nostro fegato ha un processo geniale chiamato gluconeogenesi. Cioè se li fabbrica da solo? Esatto. Prende altre molecole come parti di grassi o aminoacidi e crea tutto il glucosio di cui il cervello ha bisogno. Gli atleti usano il glicogeno per sforzi esplosivi, certo, ma per la sopravvivenza quotidiana di una persona normale, il bisogno di mangiare zuccheri esterni è tecnicamente pari a zero. E questo, sai, ha un senso logico perfetto se pensi alla nostra evoluzione. L'essere umano è stato in giro per tipo 2,5 milioni di anni. L'agricoltura e la pasta sono arrivate cosa? 10.000 anni fa. Un battito di ciglia, in termini evolutivi. Se riduciamo tutta la storia umana a un anno, i cereali sono comparsi il 31 dicembre alle 11:55 di sera. Per il 99% del tempo abbiamo mangiato solo uova, carne, ortaggi, bacche e il miele era un lusso rarissimo. Era un'eccezione, non la base del pasto. E invece le piramidi alimentari moderne ci hanno detto per anni di basare il 60 o perfino l'80% della nostra dieta sui carboidrati. In retrospettiva, dire alla gente sedentaria di mangiare la molecola che blocca il consumo di grassi è stato un esperimento fallimentare su scala globale. Un vero disastro. E se gli ormoni sballati preparano il terreno, il cibo ultraprocessato di oggi ci butta sopra un fiammifero acceso. Parliamo dell'infiammazione cellulare, perché ormai non è più cibo cucinato, è ingegneria pura, no? Ingegneria molecolare, sì. L'industria alimentare vuole due cose: che il cibo sia irresistibile, la famosa iperpalatabilità, e che duri mesi sugli scaffali. Per fare un panettone industriale o una merendina soffice per 8 mesi usano gli emulsionanti. I mono e di gliceridi degli acidi grassi, per dire. Esattamente. Servono a tenere insieme acqua e grasso che altrimenti si separerebbero. Il dramma avviene quando queste sostanze arrivano nel nostro intestino. Perché si comportano tipo dei detersivi, giusto? Letteralmente come sapone. Il nostro intestino ha un velo sottilissimo di muco protettivo che tiene separati i batteri dalle nostre pareti cellulari. Gli emulsionanti sciolgono quel muco, lo disgregano. E quindi i batteri finiscono direttamente a contatto con le pareti dell'intestino. E lì sotto c'è il quartier generale del nostro sistema immunitario, che vede questa cosa come un'invasione batterica gravissima e attacca. Si crea un'infiammazione sistemica di basso grado, un fuoco invisibile che va ovunque, dal cuore al cervello. E a questo fuoco ci buttiamo sopra anche quintali di zucchero. Leggevo di questa analisi sull'Inghilterra nel 1953, quando finì il razionamento dello zucchero postguerra. Un caso di studio incredibile. Sì, il consumo nazionale è raddoppiato in un attimo. E decenni dopo, i bambini nati in quel periodo hanno mostrato tassi folli di diabete e ipertensione. Perché l'eccesso di fruttosi e glucosi nel sangue non è solo una questione di calorie vuote, c'è una reazione chimica. Lo zucchero si attacca alle nostre proteine in circolo. Quelli che chiamano AGS, no? I prodotti finali della glicazione avanzata. Ho trovato un'immagine bellissima per descriverlo. È come se ci caramellizzassimo dall'interno. È una descrizione perfetta. Cioè, come quando cuoci una cipolla in padella e diventa scura e appiccicosa. Succede la stessa cosa nelle nostre arterie. Chimicamente parlando è la reazione di Maillard. Succede esattamente questo. Il collagene della pelle perde elasticità e arrivano le rughe. Le arterie si irrigidiscono e sale la pressione. Lo zucchero accelera l'invecchiamento dei tessuti in modo visibile. Ok, ma qui è dove si fa davvero interessante la cosa. Molti, sapendo queste cose, passano ai dolcificanti zero caloria. Stevia, eritritolo, aspartame. Ma io ho un dubbio amletico. Se uso la stevia, che è naturale e ha 0 calorie, non c'è glucosio, come fa a farmi male? Da dove esce il problema metabolico se l'energia è 0? Dal nostro cervello. Esiste un riflesso che si chiama rilascio insulinico della fase cefalica. I nostri recettori del dolce non sono solo sulla lingua, ma anche nell'intestino. Se bevi qualcosa di dolcissimo, il cervello sente il sapore e urla al pancreas: «Ehi, preparati, sta arrivando una valanga di zuccheri». E il pancreas secerne subito insulina. Ma la valanga di zuccheri non arriva. Non arriva mai. E sai cosa fa quell'insulina trovandosi disoccupata? Abbassa gli zuccheri che avevi già nel sangue. Si crea un calo glicemico improvviso. E il cervello va nel panico.
Esatto, pensa che stai per svenire e ti scatena una voglia irrefrenabile di carboidrati. Pensa che in ambito veterinario usavano l'aspartame per far ingrassare velocemente i maialini svezzati presto. Aspetta, davvero? Per farli ingrassare? Sì, perché spalanca i ricettori dell'assorbimento. Se bevi una cola zero e subito dopo mangi un semplice biscotto, il tuo corpo assorbirà gli zuccheri di quel biscotto con un'aggressività totale. Il picco sarà peggio che se avessi bevuto una bibita zuccherata. Praticamente un autogol metabolico. Pensiamo di ingannare il corpo e lui frega noi. E la colazione italiana classica allora? Cappuccino e cornetto è un sabotaggio quotidiano? Assolutamente. E non c'è solo il dolce, c'è la trappola del sale. La media è tra i 12 e i 15 grammi al giorno, contro un limite di 6. Ma noi non aggiungiamo così tanto sale sull'insalata? Infatti, l'80% è nascosto. Salumi, formaggi fusi, piatti pronti, lo usano per conservare e per dare sapore, ma altera le pompe sodio-potassio delle cellule e alza la pressione arteriosa. E tutto questo? Questo mix infiammatorio cade direttamente addosso al nostro microbioma, questo universo che abbiamo dentro. E questa prospettiva cambia tutto, perché quando mangiamo non stiamo nutrendo solo noi stessi, ma trilioni di batteri. È un organo aggiuntivo, a tutti gli effetti. E la cosa pazzesca è come si forma. Attraversiamo il canale del parto, prendiamo i batteri dalla madre, ma poi con l'allattamento succede una cosa che mi ha lasciato senza parole. Il latte materno ha questi zuccheri complessi che il neonato non sa digerire. Gli HMOs, sì, oligosaccaridi del latte umano. Sembra uno spreco di energia pazzesco per la madre. È perché faticare per produrre una cosa che il figlio non usa. Perché non sono per il figlio, servono esclusivamente a nutrire i bifidobatteri nell'intestino del bambino. La madre coltiva letteralmente il giardino batterico del figlio, perché poi quei batteri aiuteranno il sistema immunitario a riconoscere i nemici. È una simbiosi meravigliosa. Incredibile. E poi cresciamo e dobbiamo mantenerla viva questa simbiosi. C'è questo studio europeo gigantesco su 500.000 di persone. E chi mangia in media 80 specie diverse di alimenti, soprattutto vegetali, ha il 37% di mortalità in meno rispetto a chi ne mangia solo 40. La diversità è tutto, perché ogni batterio ha i suoi gusti. I bifidobatteri, per esempio, vanno pazzi per l'inulina, una fibra che trovi nel topinamburo nel tarassaco. Quando fermentano l'inulina, producono acido butirrico. Che ho letto essere il più potente antinfiammatorio naturale che abbiamo. Esatto, è benzina pura per le cellule del nostro colon. Le guarisce e le protegge. Ok, ma allora qui casca un mito enorme, tutto italiano direi. La famosa dieta in bianco. Quando stiamo male di pancia, il riflesso automatico è farsi del riso bianco bollito o della pasta scondita. Ma da quello che dici, per i batteri è una mossa terribile. È letteralmente la cosa peggiore che puoi fare. Ma perché? Ci hanno sempre detto che è leggero. Sarà anche leggero da digerire, ma riso o pasta bianca bollita, specie se mangiati caldi, sono zuccheri semplicissimi che arrivano a popolazioni batteriche sbagliate e questi batteri scatenano una fermentazione rapidissima. Che crea gas. Creano l'idrogeno per la precisione. E l'idrogeno stimola le contrazioni dell'intestino, aggravando i crampi e peggiorando la diarrea. E quindi cosa dovremmo mangiare se stiamo male? Amido resistente, ad esempio una banana un po' acerba, verde. Quell'amido non viene scomposto subito, non fa gas e arriva dritto al colon, dove produce il famoso acido butirrico che disinfiamma tutto. Oppure pollo o uova, che non fermentano affatto. Ha molto più senso in effetti, ma dobbiamo anche stare attenti a non distruggere questi batteri buoni. Penso agli antibiotici usati a caso per il primo raffreddore. È come sganciare una bomba al napalm su una foresta pluviale e poi lamentarsi se crescono erbacce velenose. Questo solleva una domanda importantissima, guarda, e non riguarda solo i farmaci, ma l'agricoltura, i pesticidi. Il glifosato. Esatto, il diserbante più usato al mondo. In origine era stato brevettato come antimicrobico. Blocca una via metabolica delle piante, la via dello scichimato. Le piante ce l'hanno e muoiono. Le cellule umane non ce l'hanno. E quindi ci hanno detto che era sicuro per noi. Ma i nostri batteri intestinali, quella via metabolica ce l'hanno e come? Quindi ingerire residui di pesticidi è come prendersi una microdose di antibiotico ogni santo giorno. Ci devasta dall'interno. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo fare ordine. Abbiamo distrutto le calorie, smontato i cibi finti e i dolcificanti, capito quanto è importante l'intestino, ma come si traduce sul piatto? Qui
la scienza ci porta indietro all'isola di Creta, negli anni 60, l'origine della vera dieta mediterranea. Che non è, chiariamolo subito, mangiare pizza a cena e pasta a pranzo. Infatti, erano contadini poveri, lavoravano nei campi e mangiavano quantità industriali di verdure. Ho segnato il dato: 191 grammi di verdure al giorno, 460 di frutta, legumi e pochissima carne. E avevano il 90% in meno di infarti rispetto agli americani. Ma la cosa più impressionante sono i grassi. Consumavano tipo 90 grammi di olio d'oliva al giorno. 90 grammi, ma è tantissimo per chi vive con la fobia dei grassi. Ma erano grassi buoni. Lo studio Predimed in Spagna ha confermato tutto. Hanno messo a confronto una dieta povera di grassi, standard, con una dieta mediterranea ricca di olio extravergine o frutta secca. Risultato? Rischio di demenza e declino cognitivo crollato del 36%. Perché il cervello è fatto di grasso. Esatto. Se togli i grassi sani per rincorrere il miraggio delle calorie, il cervello si atrofizza. Però la qualità fa la differenza. Penso alle famose sporche dozzine dei pesticidi. Le mele non biologiche subiscono anche 30-40 trattamenti chimici. E sbucciarle non basta. Infatti ho letto che togliendo la buccia togli solo metà del veleno, il resto è penetrato nella polpa. E c'è questo studio francese su chi mangia biologico. Ha dimostrato una riduzione del rischio di cancro del 25% e per il linfoma non Hodgkin addirittura l'80% in meno. Pazzesco. Ah, i numeri parlano chiaro. La regola d'oro è il piatto di Harvard rivisitato. Metà piatto di sole verdure colorate e di stagione. L'altra metà divisa tra proteine di alta qualità e cereali integrali veri, in chicco, non farine raffinate. So già quale sarà l'obiezione di molti. Costa caro. Ma se guardi bene, comprare legumi secchi e cereali grezzi costa pochissimo al chilo. Il problema è il tempo. Ci vuole tempo per l'ammollo, per cucinare. Abbiamo scambiato il tempo in cucina con il cibo pronto e ora lo stiamo pagando in medicine. Ma sai, voglio sollevare una provocazione perché oggi vedo un sacco di estremismi. Ah, le mode alimentari. Sì, da una parte chi mangia solo carne dicendo che le fibre fanno male, dall'altra chi toglie ogni prodotto animale e si mangia questi finti hamburger vegetali da laboratorio pieni di chimica per farli sembrare insanguinati. Scientificamente parlando, come ne usciamo? La fisiologia odia gli estremismi. Il finto hamburger di soia, isolata e coloranti, ricrea esattamente quell'infiammazione che vogliamo evitare. È un disastro, ultraprocessato. Dall'altra parte, se mangi solo carne e togli le verdure, i tuoi batteri buoni muoiono di fame e la mucosa intestinale si danneggia in modo irreversibile. Quindi la strada è tornare al cibo vero, integro. Pesce azzurro pescato, tipo sgombri, che hanno tanti omega 3 e poco mercurio, uova buone e se proprio carne, almeno allevata al pascolo, grass-fed, che non infiamma. Questo è il riassunto perfetto. Il cibo è informazione. Dobbiamo smettere di fare la guerra al nostro metabolismo con la calcolatrice in mano e iniziare a fornirgli i materiali di costruzione giusti. Ma c'è un'ultima cosa, e qui ti voglio perché sfugge a quasi tutti. Non riguarda cosa mettiamo nel piatto, ma come interagiamo noi col pasto. Oggi mangiamo correndo, al volante, scrollando il telefono, ma l'assimilazione inizia in bocca, no? Masticare 50 volte ogni boccone non è una roba da monaci ascetici. No, è scienza pura. La saliva contiene amilasi. Se mastichi a lungo, predigerisci gli amidi e rompi le fibre. Estrai molta più energia, molti più nutrienti e riduci a zero il gonfiore intestinale. E poi c'è il sistema nervoso. Esatto, simpatico e parasimpatico. La digestione funziona solo quando siamo in modalità parasimpatica, cioè rilassati. Se mangi mentre sei stressato o arrabbiato guardando il telegiornale, il sangue scappa dallo stomaco e va verso i muscoli. Il cibo rimane lì, bloccato e fermenta. Anche se è l'insalata più biologica del mondo, diventa infiammatoria. E sconvolgente. A conferma di questo ci sono studi recenti sul DNA dei monaci tibetani. Hanno visto che la meditazione e il rilassamento sono in grado di spegnere letteralmente i geni dell'infiammazione. Possono rallentare l'invecchiamento biologico e questo mi porta a un pensiero finale, insomma, per chi ci ascolta. Ti seguo.
Se lo stress cronico accende i geni delle malattie, è esattamente come farebbe una bibita gasata. La pace interiore può spegnerli. Cosa succederebbe se domani smettessimo di vedere il pranzo come un fastidio da sbrigare in 10 minuti e iniziassimo a considerarlo come la pratica meditativa più importante della nostra giornata? Forse il vero segreto non è solo rivoluzionare cosa mangiamo, ma trasformare profondamente lo stato d'animo con cui ci sediamo a tavola.